Ciao! Oggi insieme al nostro amico Eliseo, stiamo visitando una delle più antiche città medioevali della regione Bayern in Germania. Durante le nostre escursioni vi commenterò alcuni luoghi storici. Siete pronti ad entrare in questa città per vedere la sua bellezza unica? Si parte! Il nostro primo ingresso in questa città lo facciamo da questa porta chiamata Ruderbastei. Il Ruderbastei rettangolare davanti alla porta presenta diverse porte, un camminamento merlato circonferenziale e dogana e guardie che fiancheggiano il cancello d'ingresso con tetti a punta e feritoie. Dopo il Rodertor che si dirige di nuovo verso nord, si arriva alla circonvallazione esterna delle mura presso la Weibersturm, inizio del XV secolo, per poi tornare alla Torre Bianca o Porta del Forbolo, punto di partenza della passeggiata. Siamo davanti a una possente torre di guardia del XIV secolo, sovrasta l'Hospitalbastei, che si trova presso il complesso ospedaliero del XVI secolo, con un cortile centrale circondato da diversi edifici fra cui l'Oxenbau, oggi ostello per la gioventù, che risale al 1554 e ricostruito dopo l'incendio del 1921 e anche una chiesa del 1308. Il quartiere dell'ospedale fu l'ultima sezione del vecchio quartiere di Rothenburg ad essere portata all'interno delle mura della città. L'Hospitaltoire ospita anche la parte più moderna delle difese della città. Un vero colpo d'occhio è la casa Egereiter con il suo tetto a padiglione e la sottile torre circolare delle scale. Adesso entriamo all'interno della città. Rothenburg è una città del circondario di Ansbach, in Baviera, in Germania. Fa parte della regione metropolitana di Norimberga. Con il suo centro storico medievale in gran parte conservato, la grande città distrettuale di Rothenburg è un'attrazione di fama mondiale con molti monumenti architettonici e beni culturali. Ciò che colpisce del centro storico è che sembra molto originale, poiché nonostante la distruzione della guerra del 1945 e la ricostruzione semplice e poco appariscente, non ci sono praticamente interruzioni moderniste riconoscibili. Il centro storico della città è circondato da una fortificazione cittadina percorribile a piedi e incastonato nel paesaggio in gran parte inedificato della valle del fiume Tauber. Per decenni si è cercato di preservare il più possibile questa originalità. Inoltre, Rothenburg è nota per diversi musei, come il Museo del Crimine, il Museo di Rothenburg, fino al 2019 Museo della Città Imperiale, l'Handwerkerhaus e il Museo di Natale di Kate Wolfart,
Tra gli eventi noti a livello nazionale ci sono il Meistertrunk, patrimonio culturale della Baviera dal 2014 e in una lista nazionale dal 2016 il Reichstadttage, il Mercatino di Natale e il Taubertal Festival. Tramite questa strada, stiamo per arrivare in una grande piazza mozzafiato con tanti riferimenti storici. Siamo nella grande piazza chiamata dai tedeschi Marktplatz. Mentre facciamo vedere la panoramica attorno, cercheremo di evidenziare alcuni punti storici. Marktplatz è la storica piazza del mercato di Rothenburg, dove si trovano alcuni degli edifici più importanti della città vecchia. Ad esempio, è sede del municipio e dell'ufficio del turismo della città. Interessante, vero? Ma non finisce qui. Adesso continuiamo la nostra passeggiata in questa via. Avremo molte altre belle cose da guardare. Seguici. Questa è la fontana di San Giorgio adiacente al municipio della città.
La chiesa francescana è una delle chiese più antiche della città di Rothenburg, insieme alla chiesa dello Spirito Santo. Fu consacrata nel 1309. Prende anche il nome dalla Vergine Maria, la madre di Gesù. La chiesa francescana si trova in Erngassestrasse, angolo di Ringsbronnengassen, accanto alla scuola Montessori. Purtroppo al momento della nostra passeggiata, non è stato possibile visitarla internamente. Da alcune informazioni che abbiamo avuto, nella chiesa si trova l'altare francescano, anno 1490, opera giovanile di Tilman Riemenschneider. Anche il rettore del convento francescano Martinus Schwarz era un pittore e dipinse l'altare francescano a colori. Nel coro orientale si possono ammirare le vetrate moderne dell'artista Johannes Schreiter sul Cantico del Sole di Francesco d'Assisi. Purtroppo, non abbiamo avuto la possibilità di ammirare personalmente e filmare. Comunque tramite il motore di ricerca potete guardare alcune foto interne della chiesa. Interessante questo bellissimo panorama fuori dalle mura. Ci avviamo verso il prossimo giardino, passando da questa via che ci permette di attraversare sotto l'arco della Torre Furbringerskene, chiamata anche Torre di Burgek, costruita nel XIX secolo dalla famiglia patrizia dei Furbringer. Ci troviamo nel giardino del castello di Rothenburg-Obidertauber. Questa porta del castello del Bastione confina con le mura della città, la torre più alta della città, con una porta pedonale realizzata a metà del XVI secolo, che ha ricevuto la sua forma attuale alla fine del XIV secolo ed è decorata con stemmi. Lo stemma con città e impero davanti alla porta del castello e stemma dei conti di Rothenburg e Comburg davanti alla porta d'ingresso.
Una maschera di pece è attaccata all'edificio del cancello centrale e il cancello esterno protetto da guardie a capanna appuntite. La porta fu costruita dopo la distruzione dei due castelli a metà del XIV secolo e fornisce l'accesso al giardino del castello. Qui sulla parte sporgente dello sperone roccioso è il castello dei conti di Rothenburg, nella zona anteriore il castello imperiale degli Hohenstaufen. Rothenburg ospita alcune delle fortezze o mura cittadine meglio conservate della Germania, con 42 delle 70 torri originali ancora in piedi. Uno dei modi migliori per vivere le mura della città è percorrere il Sentiero delle Torri. Questo percorso copre circa 4 km e richiede circa da 2 a 3 ore per essere completato. Tuttavia, sono disponibili scale in tutta la città vecchia che fungono sia da ingressi che da uscite dal Sentieri delle Torri. Noi abbiamo fatto un piccolo tratto filmando alcune parti. In questo piccolo giardino, scorgiamo una targa ebrea dove c'è scritto: in memoria dei nostri colleghi garanti ebrei, espulsi da Rothenburg tra il 1933 e il 1938. Questa è la chiesa parrocchiale evangelica luterana di San Giacomo. I tedeschi la chiamano Stan Jakob. Fu costruita tra il 1311 e il 1484. Il coro orientale fu completato nel 1322 e, dopo un'interruzione dei lavori, la navata principale fu costruita tra il 1373 e il 1436. Il coro occidentale con la cappella del Sacro Sangue, che attraversa una strada, fu costruito tra il 1453 e il 1471. La consacrazione avvenne nel 1485 e la riforma fu introdotta nel 1544. Tra il 2005 e il 2011 la chiesa è stata ampiamente ristrutturata. I costi dell'intero progetto ammontano a circa 9 milioni di euro. Ciò che colpisce della chiesa gotica, che dall'esterno sembra semplice, è che ha due torri di diverse altezze. Torre Sud, 55,2 metri, e Torre Nord 57,7 metri. Le vetrate traforate del coro orientale sono decorate con pregevoli dipinti, i più antichi risalenti al 1350, altri al 1400.
Mostriamo un breve video all'interno di questa struttura religiosa. Altri dettagli riguardanti questa chiesa, potete cercarli tramite il motore di ricerca, come riportato in sovraimpressione. Continuiamo adesso la nostra passeggiata per le vie della città. In questa casa, fu ospite per circa un mese, Federico III, esattamente nel febbraio 1474. In sovraimpressione vi condividiamo il link della sua storia. In questo edificio del Marktplatz è installato l'orologio astronomico della Ratstringstube. Questo edificio del Baumeisterhaus fu costruito nel 1596 dal famoso architetto della città, Leonard Weidmann, per il Consiglio interno della città, Michael Hirsching. In fondo a questa strada, possiamo notare, il Plon Lane con il Sieberstor a sinistra, e la Cobolzeller Tor a destra. Ci stiamo dirigendo attraverso questa strada, verso la Cobolzeller Tor. La Cobolzeller Tor è una delle torri circondariali della città. Sulla destra possiamo notare una parte dell'accesso che sale verso il muro della città. La Cobolzeller Tor fu costruita nel 1360 circa. Siamo giunti alla fine di questa passeggiata. Quello che vi abbiamo fatto vedere in questi 25 minuti è stata una piccolissima parte della città. Per non impegnarvi molto nella visione del video, abbiamo ritenuto opportuno eliminare molti fotogrammi. Posso assicurarvi che un giorno non basta per guardare questa meravigliosa città nei dettagli. Sotto nella descrizione del video di questo canale, sono condivisi diversi link dove potete trovare molte altre informazioni. Guardare questa città di presenza è molto più interessante di vederla tramite video.
Con queste ultime immagini suggestive della città di Rothenburg, vogliamo raccomandare di lasciare un like e un commento di incoraggiamento. Se non lo hai fatto ancora, ti chiedo di cliccare sulla campanellina alla tua destra sotto questo video. Grazie per il tuo tempo dedicato, ti salutiamo con arrivederci a presto con altri nuovi video. Nel frattempo, puoi guardare altri video che ancora non hai visto in questo nostro canale. Ciao!